La famiglia. Normalmente il rifugio naturale per ogni persona, soprattutto nell'infanzia, il periodo della formazione e dello sviluppo. La famiglia, un luogo dove trovare sostegno, dove poter progettare, condividere, vedere nascere e svilupparsi i propri sogni. La famiglia, soprattutto un luogo dove dovrebbe regnare l'amore, il rispetto, la comprensione. Il racconto di oggi invece descrive un altro tipo di famiglia, dove a regnare sono purtroppo altre cose: la paura, la punizione, la sottomissione, la violenza. E per il protagonista della nostra storia, la famiglia sarà sì il luogo della nascita, ma purtroppo anche il luogo della morte. Mi chiamo Marcello Monti, benvenuti a Rock and Crime. Questa è la storia di Marvin Gaye. Marvin Gaye nasce a Washington il 2 aprile del 1939. La madre, Alberta Cooper, è una casalinga mite, innamorata dei suoi figli. È il padre, Marvin Gaye Sr., la figura di riferimento della famiglia, una figura decisamente autoritaria, se non dittatoriale. Il signor Gaye era un pastore della Chiesa ebraica pentecostale, un gruppo religioso derivante dagli avventisti del settimo giorno. Tale chiesa, unendo alcuni elementi dalla comunità cattolica e altri da quella anglicana e ortodossa, ha codici di condotta molto rigidi e non è prevista la celebrazione di alcuna festività. Il signor Marvin pretende di essere chiamato reverendo anche dai figli e a ciascuno di loro è garantita una dose quotidiana di punizioni corporali. In casa Gaye non c'è la TV, non si va al cinema o a ballare, non si gioca con gli amici. Solo lo studio della Bibbia era il divertimento, tra virgolette, della famiglia, uno studio intervallato da botte e punizioni. Insomma, in casa Gaye si vive in un'atmosfera di terrore. Il capofamiglia, che nella sua congrega aveva fama di autentico padre spirituale, addirittura famoso per la sua aura e i suoi poteri di guarigione, costringeva la sua famiglia a vivere in uno stato di tensione continuo, con inevitabili conseguenze. Tutti i suoi figli cresceranno, nessuno escluso, con evidenti problemi di carattere psicologico. E fra i 6 tra fratelli e sorelle della famiglia Gaye, quello che subiva più frequentemente i metodi educativi del padre era proprio lui, Marvin Gaye Jr. Ma paradossalmente è proprio nella chiesa del padre che il giovane Marvin scopre la passione per la musica. Inizia a cantare nel coro e impara i primi rudimenti di pianoforte, suscitando l'ammirazione dei fedeli e di sua madre, che nei limiti delle sue possibilità cerca di aiutarlo a coltivare il suo talento. La madre di Marvin diventa il vero punto di riferimento per la famiglia. Già, perché dalla sponda paterna le cose peggiorano sempre di più. Infatti il reverendo Marvin Gaye incontra l'alcol e tutto diventa ancora più difficile. Perde il lavoro, si sfoga ancora di più sui figli, alza continuamente le mani. Alla fine Marvin Jr. decide di lasciare la famiglia. Finita la scuola superiore prova ad arruolarsi in aeronautica militare. La lascerà ben presto. Dopo aver passato l'infanzia e l'adolescenza sotto regole e privazioni, non è il caso di andare a ripetere l'esperienza. L'unica strada che il giovane Marvin Gaye sente di poter percorrere è quella della musica. È l'epoca del doo-wop e così, dopo le prime esperienze di rodaggio, Marvin forma i Marquis. Il gruppo realizza un singolo niente meno che con il grande Bo Diddley. La band decide di cambiare il nome in The Moonglows e arriva il primo importante colpo di fortuna. Dopo un concerto a Detroit, Marvin viene avvicinato da Berry Gordy, manager della Motown Records, l'etichetta più importante di musica nera.
Gordy lo invita a cantare niente meno che a casa sua e la serata finisce con un contratto da solista. Il cantante entra quindi nella grande famiglia della Motown, che in breve tempo diventa famiglia anche in senso letterale. Infatti nel 1964 Marvin Gaye, dopo un insistente corteggiamento, sposa Anna Gordy, la sorella di Berry. Appena entrato in Motown, Marvin Gaye decide che è anche venuto il momento di correggere il suo cognome. Infatti all'anagrafe si chiamerebbe Gay senza la E finale, cosa che è sempre stata nella sua vita motivo di battute e ironia su una presunta omosessualità. Da adesso in poi il mondo lo conoscerà come Marvin Gaye, con la E finale. Il timido Marvin fatica all'inizio ad imporsi nel mercato discografico. Solo dopo aver scritto brani per altri artisti il successo comincia ad arrivare e l'esplosione avviene definitivamente nel 1968 con un brano intitolato I Heard It to the Grapevine, che diviene un successo internazionale. In quegli anni il cantante condivide musica ed esperienze live con Tammy Terrell, talentuosa voce che ben si adatta al timbro di Marvin. Un giorno Tammy cade sul palco mentre sta cantando insieme a Marvin. La sentenza è impietosa. Tumore al cervello. Morirà poco dopo, nel 1970. Per Marvin Gaye questo tragico avvenimento assume i contorni di una vera e propria tragedia, anche personale. Il cantante si rinchiude, in casa e in se stesso, soffocato dalla depressione. Rifiuta tutto, persino la musica, figurarsi salire di nuovo su un palco. E prende una decisione. Non suonerà più. Proverà con lo sport e si iscrive ad una squadra di football. La Motown, prudentemente ma con insistenza, prova a farlo desistere da questa decisione e un po' alla volta Marvin si riavvicina al suo talento, fino a che non decide di uscire dall'isolamento e ricominciare. E si ritrova prepotentemente immerso in un mondo totalmente nuovo. L'America è in pieno fermento, inizia l'epoca della rivoluzione sociale, dello stravolgimento dei costumi, delle lotte studentesche e per i diritti civili. Inaspettatamente la situazione storica del periodo fa fluire nuova energia creativa nelle vene di Marvin Gaye. E che energia! Nel 1971 fa uscire un album intitolato What's Going On, dove nei suoi testi tratterà in maniera straordinaria i temi più caldi di quei tempi. La guerra in Vietnam, la droga, il disagio sociale. Il disco è un capolavoro assoluto, uno degli album più importanti di tutta la musica moderna. Marvin sembra non fermarsi più. Registra album entrati nella storia come Let's Get It On del 1973 o come il Live del 1974. La Motown lo considera la punta di diamante dell'etichetta e diventa uno degli artisti più pagati dell'epoca. Ma non si può mai stare tranquilli in casa Gaye. La sua vita è fatta così, dà e prende. E quando prende, lo fa con gli interessi. Il periodo nero inizia con il divorzio dalla moglie nel 1977, un evento che si rivelerà disastroso soprattutto dal punto di vista economico, non solo emotivo. Gli avvocati della moglie riusciranno a strappare una buonuscita enorme, tanto che Marvin dovrà incidere alcuni album apposta per poter girare i ricavi delle royalties alla sua ex. Purtroppo, tra le conseguenze di questa fase molto complicata della sua vita c'è anche il cercare conforto nella droga, soprattutto nella cocaina. Se nel passato il consumo di questa sostanza rappresentava per Marvin una sorta di stimolante energetico, da questo punto in poi diventerà una vera e propria dipendenza, tale da condurlo ad uno stato mentale molto vicino alla paranoia. E
come se non bastasse, arriva anche il fisco. Gli viene contestata una multa per evasione fiscale intorno ai 5 milioni di dollari. Una cifra enorme anche ai nostri giorni, figuriamoci tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Una cifra che molto facilmente può far prendere ad una persona decisioni estreme. Marvin Gaye prende una decisione estrema. Decide di lasciare gli Stati Uniti. Il cantante dichiara fallimento e si trasferisce alle Hawaii, dove vive da solo, in un furgone, isolato da tutti. Ma il mondo della musica non lo dimentica e nel 1980 arriva una chiamata dall'altra parte del mondo, dall'Europa, grazie all'impresario inglese Geoffrey Kruger. La proposta è decisamente allettante, una serie di concerti nel vecchio continente, tra cui uno davanti niente meno che alla principessa Margaret. Ed è in questa occasione che Marvin Gaye dà il meglio di se stesso, arrivando in ritardo quando ormai il teatro era già vuoto. Insomma, una brutta figura, per non dire di peggio. Molto meglio andrà al Jazz Festival di Montreux. La sua esibizione entrerà nella storia della manifestazione e diventerà una delle sue migliori performance dal vivo di sempre. Il pellegrinaggio di Marvin Gaye in giro per il mondo continua e nel 1981 si stabilisce a Ostenda, in Belgio, un luogo che su consiglio del produttore Freddy Cozart potrebbe essere quello giusto per, poco alla volta, riprendere in mano le redini della vita. Ed è proprio qui, in Belgio, che Marvin Gaye decide di rinascere, di curare le sue dipendenze e di ritrovare il suo immenso talento musicale, da un po' di tempo soffocato dalla vita e soprattutto dagli errori. Abita nella casa di un musicista, Charles Dumoulin, ed è in questo clima di tranquillità che la sua vena creativa riprende a marciare e compone molta musica. Oltre al materiale che verrà pubblicato poco dopo, si scoprirono in seguito decine di composizioni inedite che tuttora sono conservate dalla famiglia Dumoulin e che non hanno ancora visto la luce. In questo periodo Marvin decide anche di fare pulizia, eliminando quei rapporti che nel corso del tempo si sono deteriorati e sono diventati un peso a volte insopportabile. Tra questi, il contratto con la Motown, che durava da una ventina d'anni ma che era diventato solo una fonte di litigi e incomprensioni, umane ed artistiche. Tra il 1981 e il 1982 Marvin Gaye firma con la Columbia, etichetta convinta che il talento del cantante abbia ancora molte frecce al suo arco. E il talento non si fa attendere molto prima di uscire, e lo fa alla grande, sotto forma di un singolo che monopolizzerà le classifiche di tutto il mondo. Il brano si intitola Sexual Healing. Il nuovo album di Marvin Gaye si intitolerà Midnight Love e sarà per ben 3 volte disco di platino. E non è tutto. Gli stratosferici guadagni dell'album e del singolo permettono a Marvin di raccogliere abbastanza soldi da poter saldare il debito di tasse con il fisco e poter tranquillamente ritornare in patria, negli Stati Uniti. E permettono al cantante di ritrovare una grande amica che aveva da qualche tempo abbandonato e che si chiama cocaina. I tempi della pulizia che in Belgio gli avevano permesso di ritrovarsi come uomo e come autore sembrano al suo ritorno negli States molto lontani. Qui, nel suo paese d'origine, il cantante ritrova non solo il successo, ma anche il suo lato oscuro, l'angoscia, la paranoia, il disagio, alimentati dalla tossicodipendenza. Tenta anche il suicidio, aprendo improvvisamente la portiera e gettandosi volontariamente da un'auto in corsa, ma senza esito.
Ed è in questo scenario che, nonostante i traumi, nonostante il passato e le ferite, decide di frequentare di nuovo regolarmente la sua famiglia. Famiglia alla quale, nonostante tutto, ha regalato una casa nuova, grande, e nella quale, nonostante i suoi sforzi, i suoi aiuti e il suo impegno, è sempre presente da parte di suo padre il disprezzo, il senso di superiorità. Una di queste riunioni familiari avviene nel giorno di Natale del 1983. In apparenza potrebbe sembrare uno dei tanti momenti di aggregazione del clan gay, fatto di cibo, chiacchiere e momenti di inevitabile litigio. Ma c'è un particolare, ed è relativo allo scambio di regali. Marvin Gaye regala al padre una pistola, una calibro 38. Sarà una tragica scelta. Siamo nel 1984 e la vita di Marvin scorre tra successi come musicista, fiumi di cocaina, depressione e soprattutto continui litigi, anche feroci, col padre. Su ogni tipo di questione, ma soprattutto soldi. Il 31 marzo del 1984 la famiglia Gay è riunita a cena e dopo poco inizia il rituale litigio fra Marvin e suo padre, sempre violento, sempre per soldi. I due litigano fino a notte fonda e proseguono la mattina successiva, coinvolgendo anche la madre, fino alle ore 13 del 1 aprile 1984. Uno sparo riecheggia in casa Gay. Uno sparo proveniente dalla camera dei genitori. I figli si precipitano immediatamente, sconvolti dalle urla che provengono dalla camera. E quando aprono la porta si trovano di fronte a uno scenario agghiacciante. La madre che urla con le mani nei capelli, il padre con la pistola fumante ancora in mano, ma soprattutto un corpo steso a terra in un lago di sangue. Il corpo di Marvin Gaye, colpito mortalmente al petto. La polizia, prontamente intervenuta sul luogo del delitto, inizia la raccolta delle deposizioni dei familiari che purtroppo non saranno mai concordanti fra di loro. Il risultato è che la vera dinamica del delitto non si saprà mai con assoluta certezza. Inizia quindi sui giornali, nei dibattiti tra i fan del musicista, la danza delle ipotesi, delle spiegazioni, alcune probabili, altre assurde, altre ancora imbarazzanti. Si inizierà con le ipotesi più probabili, come un litigio per soldi o per questioni legate alla moralità del figlio, contrapposta al rigore etico, almeno teoricamente, del padre. Ma poi si scivolerà gradualmente nel cattivo gusto, arrivando a supporre un'assurda motivazione di incesto fra figlio e madre. Ad un certo punto si arriverà anche a parlare di una strana forma di suicidio, di un figlio stanco della sua condizione di tossicodipendente e di depresso e di un padre che suo malgrado aiuta il figlio a farla finita. Tante ipotesi quindi, ma nessuna certezza. Di certo si sa solamente che c'è una vittima, un colpevole e che ci sarà sicuramente un processo. Marvin Gaye Sr. viene accusato di omicidio premeditato ed inizia così il dibattimento in tribunale, che riserverà, come spesso succede, importanti sorprese. Queste ultime si manifestano sotto forma dello stato di salute del padre di Marvin Gaye. Infatti viene sottoposto ad alcuni esami appena dopo l'arresto, che oltre a confermare uno stato molto grave dei polmoni, che era già noto, rivelano qualcos'altro: un tumore situato alla base del cervello. Questo particolare sarà sfruttato dalla difesa, che lo userà come scusante per le azioni dell'uomo. Alla fine, il processo a carico di Marvin Gaye Sr. produrrà quella che a tutt'oggi
è considerata la versione ufficiale dei fatti. Il 1 aprile del 1984 il cantante assistette ad un furioso litigio fra i genitori. Ovviamente, visti i trascorsi, Marvin prese le difese della madre e aggredì il padre, picchiandolo violentemente. Questi reagì, impugnando la pistola che teneva in camera e colpì il figlio con 2 colpi, direttamente nel petto, uccidendolo. La sentenza fu sorprendentemente mite. Venne tenuto conto dello stato di salute dell'uomo e del fatto che venne aggredito violentemente dal figlio durante il litigio, cosa che fece cadere l'accusa di omicidio premeditato. Marvin Gaye Sr. fu condannato a 6 anni con la condizionale e a 5 anni di libertà vigilata. Gli ultimi anni li passò in una casa di riposo dove morì di polmonite nel 1998. La madre di Marvin Gaye, che non si riprese mai più dallo shock subito dopo aver assistito alla morte violenta del figlio, morì molto prima, nel 1987. Lev Tolstoi, nel suo capolavoro Anna Karenina, dice: «Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a suo modo». Chissà se Marvin Gaye e suo padre, almeno nell'aldilà, abbiano trovato il modo di prendersi la mano. Marcello Monti vi saluta e vi dà appuntamento ad un'altra storia di Rock and Crime.